Io ricordo la Giulia nei film e nella vita reale, ricordo che se si vedeva una Giulia davanti a una banca era una rapina. Ma anche i poliziotti e i carabinieri cosa avevano? Un Alfa, perché solo con l'Alfa potevi stare dietro a queste macchine. Veniva considerata l'auto da famiglia che vinceva le corse, perché i motori Alfa erano imbattibili. Quindi da bambino era impossibile, non potevi resistere a non volere una macchinina dell'Alfa Romeo, volevi solo quella. Era ambita da tutti, sia dai piloti che volevano correre in Alfa, sia dalle persone famose, dagli attori famosi, dagli sportivi famosi, dalle persone di tutti i giorni, dall'impiegato all'ingegnere, volevano un Alfa Romeo. In quegli anni lo strapotere Giulia e dell'Alfetta erano incontrastabili, però ormai erano datate, si andava su un nuovo concetto di auto. Sono affezionati alla Giulia, quindi la chiamano Giulietta. Per realizzare quest'auto chiamano un architetto, il grande Ermanno Crescioni. Ho sempre pensato che per fare un qualcosa di unico ci vuole creatività ma un pizzico di follia. Ed Ermanno Crescioni realizza un'auto con delle finiture veramente assurde. I dettagli di quest'auto sono strepitosi. Pensate che i pulsanti dei finestrini elettrici sono posti in alto, come i pulsanti di un elicottero o di un aereo. Per non parlare del quadro strumenti. Sembra un UFO appoggiato sul cruscotto, è di forma ovale, molto bello, molto particolare in quegli anni, forse fin troppo avanti. Il bracciolo dove c'è la maniglia della portiere è molto particolare, si vede che è disegnato da un architetto. I cerchi sono realizzati in magnesio per i pesi, la cilindrata è un 2000 e la turbina è stata fatta con l'aviazione. Infatti le pubblicità uscivano con la Giulietta e un caccia militare dietro. L'unica pecca che si sbagliano sempre in Alfa Romeo è la velocità. È dichiarato 205, ma vanno sempre oltre, vanno sempre più veloci. Quest'auto è fornita di un doppio carburatore e dona al motore un suono meraviglioso. Sembra di ascoltare una sinfonia classica. Infatti mentre guido raramente ascolto l'autoradio perché sentire il suono, sentire questo rumore, dolcezza e potenza del motore è qualcosa di straordinario. Sono sensazioni uniche che purtroppo oggi nelle auto nuove non esistono più. Ma chi c'era dietro i successi dell'Alfa Romeo? C'era il gruppo Autodelta. Autodelta era un gruppo formato dall'ingegner Chiti. L'ingegner Chiti fonda Autodelta, che è un reparto corse, lui arrivava da Ferrari e ha vinto sia i mondiali in Ferrari che in Alfa Romeo. Pensate che Autodelta faceva 5 campionati del mondo in un solo anno. Formula 1, Gran Turismo, Rally, gare in salita e addirittura motonautica. Nessuno come Autodelta poteva fare meglio. La colloca su un piedistallo irraggiungibile per qualsiasi brand al mondo di auto. Da bambino ho avuto parecchie macchinine dell'Alfa Romeo. Da grande sono cresciuto col pensiero che dovevo avere un'auto dell'Autodelta. E l'ultima nata dell'Autodelta era la Giulietta Turbo Delta, un mostro. Un'auto che purtroppo non ha potuto correre. Non ha potuto correre perché sono state realizzate 361 auto. Per correre, per fare il Gran Turismo, bisogna arrivare a 500. La mia è la 117. La Giulietta Turbo Delta viene commercializzata nel 1983. La fine è verso l'84, qualcuno dice anche 85 perché era rimasto ancora qualche esemplare, poiché aveva un prezzo molto alto. La mia è del 1983. Bisogna avere molta attenzione e conoscere questa autovettura perché ha ancora la trazione posteriore. È un'auto nuda, è un'auto che ti prende totalmente.
In più le Giuliette avevano questa trasmissione posteriore transaxle, una chicca per quei tempi. Quando ho avuto una giornata pesante nel lavoro o nella vita privata, vengo giù in garage e mi guardo la Giulietta. La accarezzo, controllo l'olio, la pressione delle gomme. Inizio a star bene. Guidare la Giulietta Turbo Delta sono sensazioni incontrollabili. Bisogna stare attenti, ma non attenti solo all'auto che non ha nessun tipo di controllo elettronico. Stare attento a te stesso. Perché quando io guido ripenso a tutto quello che è stato la ricerca di quest'auto, le persone che ho conosciuto, gli ingegneri che hanno lavorato, la storia, gli operai. Quindi guidi qualcosa che ha da leggenda e tu non lo sei un classico appassionato che schiaccia sull'acceleratore. Sei solo con la tua macchina e sei un tutt'uno. Ti travolge fisicamente, ti travolge mentalmente e ti travolge nel cuore, perché se l'hai fatto è perché hai passione, hai l'amore per l'Alfa Romeo. Io sono Massimo e guido una Giulietta Turbo Delta.